Ciao amici, ben ritrovati. Ben ritrovati nel nostro viaggio attraverso gli inchiostri. Oggi parliamo dell'Edelstein Pelican Tanzanite. È un bel inchiostro, diciamolo subito, non esente da critiche. Facciamo una rapida presentazione dell'inchiostro. Allora, Pelican, sì, certamente, inchiostri molto diffusi, inchiostri forse tra i più rinomati, anche perché sono tra i più economici quelli della serie 4001, non certo gli Edelstein, di cui parleremo fra un attimo. Il 4001, come vi ho sempre detto, forse paga un po' lo scotto del fatto di essere un inchiostro molto facilmente reperibile dai negozianti, nelle cartolerie, talvolta anche nei supermercati, quindi nella grande distribuzione. Ne fanno un po' un inchiostro quasi da uso scolastico, da uso comune, il primo inchiostro con il quale si parte generalmente. Perché? Perché comunque è il più alla portata di mano. E poi non dimentichiamo anche che è un inchiostro che nel calamaio da 62 millilitri piuttosto che quello da 30 ha un costo davvero interessante, cioè vicino ai 130 euro litro, quindi uno dei più economici fra tutti quelli presenti sul mercato. A fronte di questo, Pelican ha ideato la linea Edelstein, pietra preziosa. Questo Edelstein è la linea Plus, la linea o top, chiamiamola come vogliamo, della produzione degli inchiostri Pelican. Quindi ritroviamo le stesse qualità in un certo senso che hanno caratterizzato il successo della 4001, però in maniera più evoluta, posso dire anche più elegante, più raffinata. Questo è il termine secondo me più appropriato. Allora, non solamente gli inchiostri base con le colorazioni base che caratterizzano la serie 4001, il blu, il nero, il rosso, il verde, il brown, il violetto, ma delle linee più attente. E siccome si chiama proprio Edelstein, quindi pietra, minerali, abbiamo anche dei nomi e delle colorazioni che sono in linea con questo, quindi la tanzanite, l'onice, l'acquamarina, il topazio, il rubino, insomma delle belle colorazioni. Mi piacciono molto le scelte che ha operato Pelican per questi inchiostri. Prima di metterlo alla prova, due parole sul packaging, che sapete fa parte ovviamente anche della parte integrante della recensione di un inchiostro, soprattutto e tanto più di un inchiostro che si vuole porre, insomma, un pochettino sopra la media. Allora cominciamo anche a dire che l'inchiostro di cui stiamo parlando, cioè la serie Edelstein, ha un prezzo diverso da quello della serie 4001, costa di più certamente, è un inchiostro migliore sì, per certi versi, per molti versi forse, ma comunque vi ho detto non esente da critiche. Il prezzo al litro sfiora i 330 euro, quindi va nella fascia medio-alta, in compagnia di molti altri inchiostri che condividono molto spesso analoghe caratteristiche e proprietà, altre volte in maniera invece non meritata. Come si caratterizza il cofanetto? Il cofanetto lo vediamo già impreziosito da alcuni particolari, dalla grafica incastonata in argento, dalla banda laterale che ricorda il colore dell'inchiostro e, come vi dicevo, fare una curvatura di questo genere su un parallelepipedo come questo significa dover fare uno sforzo nella lavorazione, nella chiusura, nel cartonnage della confezione non indifferente, e ovviamente ce lo ritroviamo poi nel prezzo dell'inchiostro. Altra sciccheria, al di là della carta, che è una carta tipo laminato, un bel cartoncino senza dubbio pregiato, c'è questi due blocchetti in neoprene che vanno a tenere fisso e ben solido l'ancoraggio dell'inchiostro nella confezione. E infatti, come potete vedere, ancora dei dettagli di pregio quali sono: il tappo con il logo Pelican, un logo in rilievo, un logo argentato, quindi bicolore, insomma tante piccole cose.
Abbandoniamo la confezione per arrivare a quello che è il calamaio. Come sapete, la mia opinione ormai l'ho già espressa in altri video, è uno dei calamai più belli, molto vetro, poi con questa bombatura, con questo ampio zoccolo, con questa base di vetro molto bella, con il nome dell'inchiostro impresso sul vetro, eccolo qua, Tanzanite, Pelican Edelstein, ancora il logo. E insomma è fatto bene. È chiaro che non ce lo regalano, ce lo troviamo poi tutto nel prezzo della confezione, dell'inchiostro, scusate, però è bello anche da tenere sulla scrivania, da osservare in controluce per notare tutte le iridescenze che ha. Vediamo se sono capace di farvelo vedere con questo strumento senza spostare la camera. Ci riusciamo poco, ma insomma, giusto per darvi l'idea, prende luce proprio tutto il calamaio, è molto bello sotto questo punto di vista, devo dire che mi piace proprio. Andiamo a vedere come scrive, perché abbiamo già provato qualche tempo fa il Saphir della Edelstein, che non mi aveva convinto del tutto, anzi, a dire la verità, non era stata proprio una recensione più che positiva, perché il prezzo è un prezzo che raddoppia e anche di più quello della serie 4001, e c'era insomma qualche ombra sulla qualità poi finale dell'inchiostro. Sono curioso di provarlo, ho scelto due penne molto diverse fra loro. Allora, anche se hanno in comune la patria, perché sono penne giapponesi, la prima è la Pilot Custom 98, caratterizzata da un pennino extra fine, e l'altra è la Sailor Pro Gear Slim, con un pennino medio. Perché? Perché uno dei problemi che avevamo riscontrato negli inchiostri Edelstein era quello del flusso tendente all'abbondante, che poi non è nemmeno un problema, diciamo, di flusso, ma è proprio la formulazione dell'inchiostro che tende a fluire molto bene e ad essere quasi un po' troppo anacquato, usiamo questo termine, rispetto ad altri. Sembra che la densità dell'inchiostro sia un po' più povera rispetto ad altri concorrenti, ad altri produttori. Il tutto però poi è vero che si misura con la resa cromatica, che è davvero eccellente. Quindi andiamo a vedere Tanzanite. La prima prova la faccio col pennino extra fine della Pilot Custom sul quaderno pigna monocromo, una carta non propriamente liscia, levigata come altre, con una rigatura quadretto 05 abbastanza marcata. Così possiamo valutare la copertura, il contrasto. Prova Pilot Custom, mi piace molto questo pennino 98 EF, questo è un vero extra fine che riesce a graffiare anche la carta quando vuole, ma resta anche morbido se lo sappiamo utilizzare così. Allora, inchiostro, ma a me piace però questo qua, mi piace di più di altri che ho provato. Ink Pelican Edelstein. Secondo me, però prendetelo davvero come una opinione personale, secondo me gli ultimi inchiostri, perché questo l'ho acquistato, questo è il secondo calamaio che ho acquistato, perché poi non avete idea nelle prove la quantità di inchiostro che vada via. Secondo me, prendetelo con le pinze, gli ultimi inchiostri, come quello che ho comprato recentemente, lo Smoky Quartz, e questo Tanzanite, secondo me hanno una formulazione appena diversa, perché li ho trovati migliori, però può essere una mia sensazione. Carta pigna da 80 grammi. È un bel inchiostro, anche il tratto, quello extra fine, anche il tratto extra fine scorre molto bene su una carta che ha una levigatura non propriamente vellutata,
Poi bisogna anche dire che la copertura e il contrasto anche con un pennino extra fine è notevole, molto leggibile, bella saturazione. È un blu, io lo paragonerei ad un blu black, a un blu, al blu proprio quello della mezzanotte, il midnight di molti altri produttori, perché questo è il tipo di blu che vedono i miei occhi. La carta vedo che regge bene, sì, non vedo problemi di diffusione dall'altra parte della facciata. Controllo lo spiumaggio eventuale, perché questo è un pennino che riga proprio la carta, la aggredisce, però non vedo, vedete, anche in questo secondo me sono migliorati perché di solito qualche effetto, eccolo qua, vedete, qualche piccolo effetto di diffusione sì c'è, perché allora non è questione dell'inchiostro, non è l'inchiostro che spiuma, ricordatevelo, è difficile che un inchiostro spiumi, è il pennino in abbinamento alla carta che crea lo spiumaggio. Questo pennino, un pennino che vi ho detto graffia un po' la carta, lo aggredisce, perché non è di quelli con la punta arrotondata. Ora vi faccio vedere una cosa. Allora, è molto più facile capire quello che sto dicendo analizzando i pennini calligrafici, e cioè un pennino extra fine, come può essere il Gillot 303, è un pennino extra fine che riga la carta, la graffia, è appuntito, è aguzzo, se ve lo puntate sulla pelle vi buca, è quasi come un ago, ok? Se vado a prendere uno steno punta fine come questo della Leonard, è tutt'altra pasta, ha la punta arrotondata, quindi sono due extra fini. Se addirittura vado a prendere un Browse extra fine di quelli ornamentali, sono così arrotondati che non sembrano nemmeno degli extra fine per quanto lo siano. Allora la differenza, tornando alle nostre calligrafiche, che si genera su un pennino extra fine di quelli taglienti e di quelli arrotondati è proprio questo, è lo spiumaggio, è la diffusione dell'inchiostro che va in maniera laterale rispetto al segno, perché la carta è stata slabbrata dal segno, ovviamente non da questo tipo di segno, ma da quando mi muovo così, perché questo è il classico effetto contropelo. Mi spiace che le nostre signore in ascolto non possano capire di cosa si tratti, ma i maschietti lo sanno benissimo. Quando ci si fa la barba con una lametta in contropelo è lì la difficoltà. E allora vedete che finché il pennino riga verso il basso non è un problema. Quando va a rigare in contropelo, un pennino tagliente strappa le fibre della carta se la carta non è una carta extra liscia. Spaccando le fibre, ovviamente l'inchiostro va a inondare anche quei peletti e quindi il segno non è più un segno netto, preciso, ma l'inchiostro comincia a diffondersi anche in questa maniera. Bene, chiusa questa piccola digressione, torniamo all'inchiostro. Fatemelo provare su una carta pigna, però con una finitura diversa, una carta più liscia. Allora abbiamo lo stesso pennino, quello della Pilot Custom 98 Extra Fine, andiamo a vedere come si comporta qua. Ed è ben diverso. Poi vi faccio vedere la sciavolata, quando si va in contropelo con questi pennini qua. 98 abbiamo detto Extra Fine, inchiostro, teniamoci con un carattere un pochettino più largo,
ha una tinta che a me piace proprio tanto. Questa è una carta pigna, l'ho scritto in italiano, pigna style, da 80 grammi. Per me questo è un inchiostro, cari signori, bello. Bello perché anche con una punta così sottile riesce a scorrere e a far e a dirigere dove vogliamo il nostro pennino. Poi lo trovo elegante, lo trovo veramente centrato, molto bello. Inoltre questo, cioè, lo vedete proprio dalla varietà dei caratteri, come si riesca a governarlo, ma anche, come posso dire, a non lasciare scoperta la parte del pennino. Scoperta intendo lubrificata, perché il problema, alla fin fine, di rendere un inchiostro molto fluido, molto scorrevole, insomma, è facile se vogliamo andare in quella direzione. La difficoltà però è mantenere la lubrificazione del pennino, perché non tutti, ecco qua, una bella sciabolata contropelo mi crea quell'effetto, ma l'inchiostro non spiuma di per sé, perché se spiumasse, spiumerebbe anche qua. Invece io vedo un tratto sottile quanto voglio farlo e non c'è il minimo accenno allo spiumaggio, mi spiego? Così come dire passa il foglio, ma passa il foglio per forza, se vado a vedere qua lo passa, se ci verso un inchiostro, una goccia di inchiostro lo passa, però insomma dipende dalla caratteristica della carta, perché se uso una carta da 100 grammi non lo passa neanche se continuo a rigare qua sopra. Trovo invece molto elegante il colore, un colore che è vero che appena più scuro, più pronunciato come colore, non appena è ancora bagnato, ma nel momento in cui si asciuga, e lo fa presto, resta tale e lo riconoscete sempre, perché resta questo, non sposta, non c'è nessun color shift, non c'è nessun come possiamo dire decadimento dovuto alla luce. Provo ancora quello fino, provo ancora questo pennino sulla carta Rhodia e poi andiamo a vedere come si comporta il medio. Quindi abbiate pazienza, non faccio una comparativa diretta fra l'uno e l'altro, li metto insieme in maniera distinta, perché voglio completare su una carta che ha una finitura totalmente diversa, perché questa è veramente liscia, e infatti adesso parliamo di questo. Extra fine, quello che ci interessa è questo, è l'inchiostro Pelikan, Edelstein, certo signori, è un bel inchiostro, però nessuno mi toglie dalla testa che abbiano subito una piccola riformulazione, una piccola rivoluzione tutti quanti questi inchiostri, almeno gli ultimi prodotti rispetto ai primi, perché ormai la serie Edelstein è fuori da un po' di tempo. Ma come mai qui la mia sciabolata identica a quell'altra non ha prodotto spiumaggio? Me lo sapete dire? Certo che me lo sapete dire, dipende dalla finitura della carta. Una carta così levigata, così liscia nel suo aspetto superficiale, non riesce ad essere scalfita, perché è così compatta, così lisciata, da un pennino pur tagliente come quello della Custom. E allora se vado a vedere nella carta così rifinita non ho problemi di spiumaggio, in quella
a metà un pochettino, in quella meno rifinita lo spiumaggio c'è, certamente, perché in concomitanza di un pennino molto tagliente succede questo. Ottima scorrevolezza, ottima copertura, bella saturazione, non so cosa dire di più, mi piace molto questo inchiostro, mi piace molto. Il colore poi è quello che mettiamo giù, non ci riserva delle sorprese qualche ora dopo, il giorno dopo, 10 minuti dopo, è quello, un bel blu elegante, pieno, vedete com'è è denso il colore, quindi ottima copertura, saturazione omogenea lungo tutto il tratto, e questo è un pennino extra fine. I primi inchiostri Edelstein aumentavano un pochettino il tratto per via di quell'aspetto, vi dicevo, legato alla densità che molti attribuiscono come termine al flusso. In realtà è proprio la formulazione dell'inchiostro. Secondo me, invece, l'hanno un po' cambiato. Andiamo a vedere con un pennino medio cosa succede. Facciamo il giro al contrario, siamo su Rhodia e partiamo con Rhodia allora. Prova. Non è proprio la mia penna, quella del pennino M. Per quanto bella sia, pennino M, vediamo con lo stampatello in Pelican. Qui non abbiamo alcun problema di rigare il foglio, perché il pennino è così arrotondato, così morbido, ed ovviamente, come ormai avrete imparato, ci guadagna che cosa? Anche l'aspetto del colore, perché il colore, avendo in questo caso, giovandosi di un pennino innanzitutto più largo, che riesce a mettere giù più inchiostro nello stesso istante, assume anche una saturazione appena diversa, ma quello che a me colpisce, e io lo attribuisco come caratteristica agli inchiostri migliori, è che sia un tratto davvero lieve e sottile come quello della Pilot Custom, oppure più corposo come questo della Pro Gear, il colore, cioè la parte legata proprio al cromatismo, è identico. Cioè, se io vado a vedere la tinta è identica, è chiaro che provate a prendere un chicco di caffè e metterlo su una pagina bianca, poi ne prendete 5, li mettete raggruppati, poi ne prendete una cinquantina e li mettete raggruppati, la cinquantina è più scura degli altri, perché è così, i nostri occhi sono fatti così, la nostra interpretazione del contrasto è fatta in questa maniera, quindi questo ci sembrerà sempre un pochettino più scuro, cioè più saturo, ma il colore è lo stesso, quindi vuol dire che siamo in presenza di un ottimo inchiostro. Il pigmento è quello, il pigmento che si fissa sulla carta è quello. Allora prova al contrario, benissimo, ritorniamo sul nostro blocco pigna, eccolo qua, questa era la prova con il Pilot Custom, proviamo, parto dallo stampatello, provo Silo, Pro Gear Slim, stavo mettendo la R del marchio registrato, Pro Gear Slim, qui per esempio secondo me si trova meglio Marco Chiari, non il pennino, si trova meglio Marco Chiari perché la carta, essendo un pochettino più ruvida, contrasta un pochettino di più l'estrema scorrevolezza di questi pennini giapponesi che sono micidiali, pennini Silo, inchiostro Pelican, Edelstein. Tanzanite, veramente bello, carta.
è proprio bello questo blu. Trovo che sia bello, non ci sono altre parole, soprattutto su quelle carte che riescono a dargli il giusto contrasto, scusate, il giusto contrasto, il giusto bilanciamento del tono caldo, perché a mio avviso, per esempio, è più bello su questa carta, parlo della pigna, che ha un'intonazione appena più calda rispetto al bianco flash della Rhodia, che è un bianco più neutro. Lo trovo quasi più leggibile qui, soprattutto il tratto fine. Guardate. Vedete che è lo stesso inchiostro, cambia solo il pennino, questo è la cosa bella. Per avere questo tipo di prova comparativa, per la maggior parte degli inchiostri bisogna ricorrere ai pennini ad intinzione, alle glass pen, perché non mentono, non c'è niente, c'è soltanto il flusso della penna e la punta della penna. Per averlo sui pennini stilografici e mantenendo la stessa carica cromatica, vuol dire che l'inchiostro è davvero un bel inchiostro. A me piace molto, non mi resta che provarlo sul quaderno sempre della Pigna, il monocromo, che avevamo visto essere un pochettino meno raffinata la superficie. Vediamo in questo caso il mio pennino Sailor, secondo i gusti di chi vi sta parlando, dovrebbe essere ancora migliore, perché incontrando un po' di ruvidità nella carta riesco a controllare meglio questo super scorrevole arrotondato pennino Sailor. Sailor. E infatti è proprio così, slim. Ecco, c'è anche un'altra cosa che ora annoto e ne parliamo insieme. Lasciatemi completare questo, perché è medio inchiostro Pelican. Edelstein. Tanzanite. Vediamo un pochettino che cosa sentivo scrivendo adesso. Con una punta media, con un pennino medio su questa carta, su una carta come questa che abbiamo detto essere meno levigata, meno patinata e quindi con una finitura che ha molte più fibre in rilievo, perché non sono compresse, lisciate come le carte precedenti che abbiamo visto. L'inchiostro, avendo una diffusione non solamente nella profondità della carta, ma anche in maniera capillare, quindi laterale, perde un pochettino di smalto. Se dovessi valutarlo su questa carta, vi direi che è un inchiostro che perde un po' di grinta, perde un po' di smalto, non si può dire che sbiadisca, però non è nemmeno vibrante, bello come sulle altre. Allora, ancora una volta il problema di dare a tutti noi, che lavoriamo, operiamo nel mondo della stilografica, degli inchiostri, di dotarci di una carta che sia una carta ISO, una carta comune a tutti. È vero, ed è il motivo per il quale tutti quanti, vedo più o meno, approdiamo a Rhodia, perché è quella che è abbastanza comune a tutti coloro che provano un inchiostro, provano una penna stilografica, fanno dei test comparativi, perché se non c'è la stessa carta, cioè dei parametri che siano comuni, valutare un inchiostro su una carta come questa è molto differente rispetto a quest'altra. Guardate anche se riusciamo e se si riesce ad apprezzare attraverso la telecamera la differenza, come è bello su questa carta, come appare più opaco
su quest'altra, come il tratto non si riesca ad avere omogeneo, se pensate che questo è un tratto medio e poi lo guardate qua, sembra più spesso questo. Perché sembra un medio più invece che un medio? Perché la diffusione dell'inchiostro sulle trame, sulla finitura della carta avviene in maniera diversa. E allora, per concludere, cari amici, cosa diciamo? Ce lo compriamo? Compratene uno, quello che vi piace di più. Se avete degli inchiostri Edelstein della prima ora, perché tutti quanti quando uscì, insomma, mi immagino siamo andati a comprarlo per provarlo, eccetera. Comprate invece un calamaio di quelli nuovi, anche se ne avete uno vecchio, comprate uno nuovo, perché secondo me c'è un cambio di un piccolo upgrade, l'hanno fatto, una piccola correzione, perché adesso ci troviamo davvero di fronte ad un inchiostro completo, capace di lubrificare il pennino, di renderlo scorrevole, di mantenere la tinta, di non essere suscettibile a questi cambiamenti cromatici, a questi shift che a volte sono anche fastidiosi, a volte rendono bello e vivace l'inchiostro, altre volte insomma si perde quella caratteristica che è il motivo per il quale l'abbiamo acquistato. Se non vi piace questo, ve ne scegliete altri, perché i colori sono tutti molto belli, gli inchiostri Edelstein. Se il giudizio che avevo dato era un 4 stelle scarse, forse 3,5 per quelli che avevo provato tempo fa, per me è un 5 stelle pieno, nonostante un prezzo che comincia ad essere nella fascia medio-alta, però è un inchiostro che se li merita tutti, quindi bello il calamaio, bello l'inchiostro, insomma a me piace parecchio. Grazie amici per aver seguito anche questo, vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti.